I riflettori sono accesi, i motori della macchina della propaganda e del marketing sono in moto. Il primo martedì di novembre, come ogni 4 anni, alcune decine di milioni di americani eleggeranno la personalità politica più importante del mondo, scegliendo tra Donald Trump e Joe Biden. Gli interessi economici in ballo sono altissimi, le elezioni americane sono la scommessa delle scommesse. Tutte le grandi aziende, i gruppi di potere, le lobby tirano fuori le chips pesanti per sostenere il candidato favorito e molte stanno ben attente a buttare una chips da una parte e una dall'altra. Sul piatto ci sono centinaia di milioni di dollari che finanzieranno nei prossimi mesi una campagna elettorale mai così costosa, a colpi di spot televisivi, digital marketing, volantinaggio porta a porta e chi più ne ha più ne metta. La sfida, tuttora apertissima, è l'evento politico più importante dell'anno e se pensate che non vi riguardi o non riguardi il vostro portafoglio vi sbagliate di grosso. Secondo un sondaggio dell'asset manager Hartford Fund, un investitore su 2 farà dei cambiamenti al proprio portafoglio in vista delle elezioni. Ed anche se quest'anno l'attenzione è stata catturata dalla pandemia, le elezioni americane restano un evento chiave capace di muovere i mercati e determinare la sorte di interi settori economici. Insomma, la sfida è aperta e ci aspettano alcune settimane da vivere sul filo del rasoio. Ma chi vincerà tra Biden e Trump? E soprattutto, quali potranno essere le conseguenze economico-finanziarie in caso di vittoria di uno o dell'altro? Quali sono le aziende che tifano per Trump e quelle che tifano per Biden? Chi finanzia la campagna dei 2 presidenti? E come si stanno posizionando le grandi lobby? Durante questo video, oltre a rispondere a tutte queste domande, vi racconterò chi secondo me parte favorito e vi darò dei consigli pratici per provare ad approfittare di questo mega evento. Quindi restate sintonizzati perché gli spunti sono tantissimi. Io vi chiedo soltanto di premiare questo contenuto con un mi piace, in modo tale che possa arrivare al maggior numero di persone. Iniziamo con le previsioni. Chi vincerà? Fino a pochi mesi fa la vittoria di Trump sembrava certa. Il presidente aveva dalla sua un'economia fortissima e un mercato del lavoro che produceva con salari dei lavoratori in aumento. Lo scenario ideale per ottenere una facile rielezione. E dal 1932 nessun presidente ha fallito una rielezione, a meno che non ci fosse stata una crisi economica di mezzo. Insomma, tutto sembrava allineato per una facile vittoria dei repubblicani. Poi il 2020 ha svoltato le carte in tavola. La pandemia con una gestione quantomeno discutibile, poi la recessione, la disoccupazione e le proteste del movimento Black Lives Matter. Insomma, a oggi la maggior parte dei sondaggi dà in vantaggio Biden e anche la stragrande maggioranza dei top strategist di Wall Street. Gente che ha le risorse per farsi un'idea piuttosto informata crede che alla fine sarà l'ex vice Obama a portarsi a casa la presidenza. Tuttavia è presto per considerare che la partita sia chiusa. Trump è indietro nei sondaggi, vero, ma il sistema elettorale americano non premia chi porta a casa il maggior numero di voti. Per arrivare alla Casa Bianca bisogna ottenere la vittoria nel maggior numero di stati e ciò vuol dire che spesso il risultato viene deciso da un pugno di preferenze in alcuni distretti decisivi. Insomma, una battaglia quasi porta a porta. Per esempio, a questa tornata gli occhi di tutti sono puntati sulla Florida, uno stato che premiò Trump nel 2016 ma che potrebbe essere conquistato dai democratici, anche grazie al voto decisivo delle minoranze etniche. Ma ora, domanda che ci tocca ancora più direttamente: come reagiranno le borse? Se l'esito delle elezioni è ancora incerto, ancora più complesso è capire quale sarà la reazione dei mercati. Bisogna ricordare che l'impatto che ogni presidente ha sull'economia e sugli andamenti azionari dipende dalla sua capacità di far passare le leggi e le politiche promosse nella sua campagna elettorale. E per far passare le politiche più distintive, il partito vincitore deve riuscire ad ottenere il controllo dei 2 rami del Parlamento, la House of Representatives e il Senato. In questo momento i democratici controllano la Casa dei Rappresentanti e i repubblicani il Senato. E a novembre sarà molto difficile per i democratici vincere il Senato, perché solo 35 seggi su 100 vanno a rielezione. Quindi per una piena vittoria dei democratici servirebbe una vittoria schiacciante di Biden. Se dovesse arrivare una vittoria zoppa, non sarebbe dopo tutto un esito negativo per le borse, che solitamente vedono questa come una soluzione che impedisce a chiunque vinca di realizzare le promesse elettorali più controverse ed ideologiche. Al di là delle opinioni politiche personali, bisogna ricordare che gli investitori professionisti in maggioranza fanno il tifo per un'economia che favorisca le aziende che emettono titoli. Insomma, continuità e tasse basse sono viste di buon occhio, mentre programmi economici radicali piacciono ovviamente meno. Comunque, un punto sul quale la maggior parte degli analisti sono concordi è che uno scenario in cui i democratici dovessero conquistare sia la presidenza che il Parlamento avrebbe, almeno nel breve termine, l'effetto di causare un calo delle valutazioni azionarie, a causa della riforma fiscale proposta da Biden, che ridurrebbe i profitti delle aziende e quindi
degli azionisti. Al contrario, una vittoria di Trump potrebbe essere festeggiata con un rally, come successe 4 anni fa. Sempre positivo sarebbe considerato uno scenario dove Biden vincesse le elezioni ma senza conquistare il Parlamento. Il controllo di almeno un ramo del Parlamento da parte dei repubblicani è visto come una garanzia di protezione degli utili delle aziende dal fisco. Insomma, staremo a vedere, ma andando oltre alle tendenze generali, molte aziende guarderanno con attenzione l'esito delle elezioni, sperando di aver puntato sul cavallo vincente. E gli investitori più attenti e preparati si stanno adoperando, ovviamente facendo le dovute richieste e con le opportune cautele, per provare a prevedere quali saranno i settori favoriti o penalizzati dall'esito elettorale. La storia ci insegna che seppure le borse tendono a muoversi molto nelle settimane successive alle elezioni, nel lungo termine sono le politiche messe in atto dal presidente a fare realmente la differenza. Andiamo dunque ad analizzare alcuni dei settori che potrebbero essere favoriti o sfavoriti in caso di vittoria dei repubblicani o dei democratici, ricordando che in questo video sto solo offrendo degli spunti per interpretare gli eventi economici e finanziari e non sto assolutamente dando dei consigli di investimento. Nel programma dei democratici ci sono investimenti infrastrutturali e un piano per le energie rinnovabili. Secondo gli analisti di JP Morgan è molto probabile che aziende operative in questi settori performeranno bene in caso di vittoria dei democratici. Stiamo parlando, per esempio, citando sempre JP Morgan, di gruppi come Tesla, Solar Edge Technology per quanto riguarda il mondo legato all'energia alternativa o Caterpillar per quanto riguarda le costruzioni. Lo stesso si può dire per aziende che sono fortemente collegate con la Cina, come Nike e Procter & Gamble, e dei settori legati al retail, a causa dell'approccio più soft di Biden sui dazi. Per quanto riguarda invece i settori che dovrebbero prosperare con un'amministrazione repubblicana, secondo la banca di investimento Goldman Sachs, troviamo il settore finanziario, quello delle telecomunicazioni e quello dell'aerospazio. È molto interessante per esempio il discorso sul settore energetico. Trump storicamente favorisce una strategia energetica mirata all'indipendenza energetica attraverso fonti fossili e nonostante questo impegno le performance negli ultimi 4 anni di questo settore energetico sono state disastrose e a lungo andare le dinamiche economiche che penalizzano questi titoli energetici saranno difficilmente invertibili. Anche in caso di una vittoria repubblicana questo settore è stato falcidiato da una recessione e dai prezzi bassi del petrolio. Infine c'è il tema delle big tech che subiscono sempre maggiore pressione dall'opinione pubblica e da coloro che ritengono che queste aziende abbiano accumulato ormai troppo potere. Tra l'altro ne avevo parlato in un video apposito che vi lascio qui sopra. Durante la campagna elettorale sia Biden che Trump non stanno risparmiando attacchi a queste aziende, provando a cavalcare la preoccupazione di una fetta sempre maggiore della popolazione riguardo alla privacy e al trattamento dei dati personali. In realtà, sempre secondo gli analisti di Goldman Sachs, è molto improbabile che alla retorica seguiranno i fatti, visto il ruolo fondamentale che i grandi colossi della Silicon Valley hanno nel sistema politico ed economico americano, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. Infine vale la pena vedere chi sta tirando fuori il grano. L'industria finanziaria è di gran lunga la prima per donazioni alle campagne elettorali e per quanto storicamente allineata con i repubblicani, di solito ha una buona capacità di salire sul carro del vincitore. L'ultima volta che i democratici hanno superato i repubblicani per quanto riguarda donazioni dalla finanza era il 2008 per la vittoria di Obama e a sorpresa quest'anno i democratici stanno ricevendo più fondi rispetto ai repubblicani. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire, ma è importante fare quest'ultima considerazione. Queste elezioni si tengono in un contesto particolare, con una recessione in corso, numeri di disoccupazione in crescita, una crisi sanitaria, una crisi economica globale e chi più ne ha più ne metta. L'obiettivo principale per i prossimi 4 anni, per chiunque vincerà, sarà quello di mettere in campo politiche per risolvere questa crisi economica e questo in un certo senso mette in un secondo piano le agende dei candidati che convergeranno in tantissimi punti. Il consiglio per coloro che avessero degli investimenti attivi o volessero aprire delle posizioni in vista delle elezioni, mai come in questo caso, è quello di non farsi ingannare dalla risonanza mediatica dell'evento. Ricordate 4 anni fa la sorpresa dell'elezione di Donald Trump, che aveva giocato tutta la campagna sul sovvertimento del sistema, fece temere che in caso di vittoria i mercati sarebbero crollati, ma gli investitori professionali avevano tutta un'altra
un'altra idea. Sapevano che Trump avrebbe spinto per abbassare le tasse alle imprese. E così, la notte delle elezioni, non furono soltanto i repubblicani a stappare qualche bottiglia di champagne, ma anche molti fund manager che continuarono la festa per diverse settimane di rally. Insomma, fare previsioni a volte lascia il tempo che trova. E proprio come i grandi investitori insegnano, a volte è meglio tenere un piede in due scarpe. Quindi un investimento diversificato è meglio che perdere tutto puntando sul cavallo sbagliato. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e sia stato interessante. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!